C'è gente che corre, gente che pesca, bambini che giocano. Diciamo, non sembra tanto di essere in una situazione di emergenza. Oggi siamo venuti a fare la visita al bimbo, diciamo così. Ci hanno fatto una doccia all'ingresso, ci hanno spruzzato, messo dentro una gabbia di plastica e ci hanno fatto entrare dentro. Qua siamo alla pizzeria Spaghetteria Toscana. Oggi si dà il cibo, un pasto gratuito per chi ha perso il lavoro. Non si vede la fine della coda. Are these masks? Yes. Thank you. You're welcome. Take care. Bye, take care, stay safe. Questa è la situazione nella metropolitana di Londra. Il tutto è veramente, come potete vedere, inquietante. Qua neanche la notte c'è questo silenzio. In questo momento sta avendo luogo un panelasso. Che cos'è un panelasso? È questo rumore che si sente, sono le persone che si trovano a casa e stanno a modo loro, come possono, giustamente, da casa protestando contro il presidente Bolsonaro che sta facendo un discorso in rete nazionale. Ok. And the time is on. Allora, Ciao. Buongiorno. 1, 2, 3, ciak. Cheers. Take 1, gravando. Andiamo. Io da 3 settimane, questa è la terza, sto lavorando da casa. Questa è la mia postazione e questa è la casa che ho di fronte. E niente, io mi chiudo in questa stanza e faccio il mio lavoro. E come me parecchi altri. Vivo come se fossi malata, ma non sono malata come quando ho la febbre. Cioè, i giorni sono identici, si ripetono allo stesso modo. Sì, viviamo così, sospesi, io dico siamo sospesi. Cioè non solo io sono, tra virgolette, in prigione, ma siamo tutti nella stessa barca. Ho passato un mese prima da sola in Oman e 15 giorni di quarantena prima di venire qui, in cui effettivamente l'essere da soli in questo momento è veramente difficile se non impazzisci praticamente. Io ero in viaggio da fine di agosto, per cui la mia routine consisteva nell'andare in spiaggia, andare a correre per un'ora, bermi la birretta e fare la vita di una viaggiatrice. Quindi è cambiato praticamente tutto, ho dovuto prendere un appartamento in affitto qui in Guanacaste per fare una quarantena seria. Non corro più in spiaggia, anche perché sono $900 di multa e fino a 3 anni di prigione se vieni presa in spiaggia, quindi la spiaggia è off limits. E non corro in spiaggia, ma corro intorno all'albero di mango che abbiamo qui in giardino. La birretta ovviamente c'è sempre, perché quella non si dice mai di no. E adesso viviamo una vita attraverso la finestra. È anche vero che forse è un'esperienza particolare perché non siamo a casa nostra. Questa è una finestra del mio corridoio che affaccia su una giungla.
non sto praticamente uscendo più di casa se non per andare al supermercato. Sono tutto il tempo qui sostanzialmente in queste 4 mura, in questa piccola stanzetta dove c'ho tutto. Non incontriamo più nessuno, non andiamo a Mosca ad eventi, ci siamo autosospesi da tutto. Questa è l'abitazione in cui sto passando la quarantena. Sono qui dal 5 di marzo senza mai essere più rientrato in Italia. Ho la fortuna, diciamo, di vivere in un appartamento molto spazioso, come vedete, di vivere da solo, che è una fortuna e una sfortuna. Grazie a Dio abbiamo questo giardino dove possiamo stare un pochino all'aria aperta, però rispetto a quello che facevo in Italia ovviamente è cambiato tutto completamente, anche semplicemente la libertà di uscire, di prendere i mezzi di trasporto per recarmi in qualsiasi posto, andare a prendere un tacos con gli amici. Il giorno prima si era tutti insieme, il giorno dopo ti arriva un messaggio con scritto: guardate, ho fatto un biglietto last minute, me ne torno a casa. Avevo conosciuto un bel gruppo Erasmus, ci vedevamo ogni weekend, ognuno cucinava qualcosa di tipico del proprio paese, andavamo ad esplorare Londra, facevamo tante cose insieme, e salutarsi così, o meglio addirittura proprio non salutarsi se non con un messaggio, non è stato bello. La mattina cerco di alzarmi verso mezzogiorno, di modo che così metà della giornata è andata. Il resto lo passo facendo yoga e addominali tutti i giorni, e in più leggo, scrivo e guardo dei film, come tutti su Netflix, e sostanzialmente sto facendo tutte quelle cose che prima riuscivo a infilare a malapena all'interno della mia giornata, e se non altro quello è positivo. Ho fin troppo tempo, adesso studio lingue, ho iniziato a studiare l'arabo, ma seriamente. Finalmente sto prendendo, diciamo, una vacanza senza essere in vacanza. Sto prendendo una vacanza per me stessa. Ovviamente sto cucinando tantissimo, come so che stanno facendo tante persone in Italia. Mi siedo sulla finestra, uno, per farvi sentire ogni tanto le macchine che passano, come ad esempio questa, e poi in realtà ho sempre avuto paura del vuoto. Non riuscivo mai a mettere nemmeno un'unghia fuori dal balcone di casa mia o da una finestra di casa mia. Adesso sì, mi siedo benissimo sul davanzale della mia finestra, anche perché sennò sarei dovuto stare tutto il giorno sul letto, sulla scrivania, sulla sedia della scrivania, e diventa scomodo dopo un po'. Aspetto che questo passi, nel frattempo risparmio, faccio quelle piccole riparazioni che mia moglie mi ha sempre chiesto e che ho sempre trovato degli ottimi motivi per poter rimandare. Questa volta non ho scuse, quindi le devo fare. Provo a farvi vedere in maniera un po' ondulata, forse anche un po' poco ortodossa, però ecco, qui sono nella natura, così ci sono gli alberi attorno. Questo non si può chiamare lockdown, questo è un giardino tropicale bellissimo. Sono appassionato di kite e quindi la mia routine sì è cambiata in questa maniera qua. Non posso più andare a fare le mie attività, che poi riguarda anche il mio lavoro. Ti viene a mancare la libertà, ecco. Mi sono trasferita quasi un anno fa ad Amsterdam per lavorare per un'organizzazione che si occupa di fotografia contemporanea. Questa azienda è fallita tra gennaio e febbraio, quindi al momento sono disoccupata, sto vivendo questa autoquarantena da disoccupata. La vita è completamente cambiata perché appunto non uscendo non andiamo a lavoro, lavorando nel mondo dello spettacolo ovviamente la stagione teatrale è stata chiusa con un anticipo di 1 o 2 mesi e noi ci troviamo su una piattaforma online dove diamo le lezioni della compagnia a un pubblico di ballerini professionisti e non. Ho la fortuna di poter lavorare da casa. Vado comunque a correre, qui non è mai stato vietato il movimento all'aria aperta e a volte mi sono ritrovata a correre qui in cerchio, a fare i giri dei parcheggi intorno al mio edificio, come appunto i criceti sulla ruota. Lavoro quasi tutti i giorni 10 ore. Il fatto di uscire solo 2 ore per 3 giorni a settimana è davvero molto difficile. Questo lockdown non lo sto soffrendo così tanto. Me ne sono resa conto che poteva essere un problema nel momento in cui l'altro giorno mi si è rotto il telefono
e io non avevo niente, non avevo il wifi in casa, non avevo un telefono fisso, la mia coinquilina era a lavoro e sarebbe rientrata solo la sera. Il telefono comunque non dico che è un bene di prima necessità, però in questa situazione serve. Se sto male con quello dovrei chiamare l'ospedale, per cui pensavo di trovare un centro e qua nelle vicinanze non ce n'era neanche uno. Il primo centro che ho trovato era a 12 km da qua. Sei tutto il giorno davanti a un monitor, la sera poi sei costretto nuovamente a telefonare ai parenti eccetera per comunque avere un contatto, e quindi sei ancora nuovamente di fronte a un monitor, di fronte a uno schermo, e diventa alienante. Quindi se sei dentro una casa in cui c'è un'altra persona, un compagno, un'amica, una coinquilina, un animaletto, credo che aiuterebbe molto. Mi sento anche un po' sola perché si avrebbe bisogno di fare 4 chiacchiere dopo che stai tutto il giorno chiuso in casa. La cosa principale che manca sono le persone. A livello sociale siamo molto limitati in questo momento. E diciamo che non è facile soprattutto perché appunto la quarantena non è obbligatoria, e ammetto di essere uscita un paio di volte per raggiungere degli amici perché non riesco assolutamente a stare da sola. Praticamente faccio tutto qua, sono sempre qua 24 ore su 24 e fortunatamente ho una living room in cui stare. Sono proprio in questi momenti di difficoltà che una persona vorrebbe avere intorno a sé tutte le persone a cui tiene. Tutti chiusi dentro casa propria, sparpagliati nel mondo, ma è come se fossimo tutti nello stesso luogo perché ci possiamo raggiungere quando vogliamo tramite la tecnologia. Per cui alla fine le distanze si sentono, ma nemmeno così tanto. Devo ringraziare la tecnologia perché spesso mi sento tanto vicino anche a chi magari è lontano, come i miei parenti, i miei amici dall'Italia. Generalmente io chiamo mia mamma attraverso WhatsApp e lei chiama mia nonna attraverso un altro telefono e appoggia i 2 telefoni vicino, così possiamo salutarci per qualche momento anche se non si sente tanto bene. Credo che il senso di solitudine aumenti quando non si hanno a disposizione queste tecnologie che veramente ci stanno aiutando tantissimo in questo momento. C'è una sorta di istinto umano di vedersi in faccia, di vedere un'immagine degli altri. L'umanità ha bisogno in questo momento di un po' di calore umano che ahimè è andato molto perduto. I miei genitori non mi hanno mai vista incinta se non in videochiamata e credo che ormai la situazione rimarrà questa. Durante questo periodo ho sentito più persone che magari in precedenza non ci sentivamo magari una volta ogni tanto, mentre ora abbiamo più tempo e c'è l'occasione, c'è qualcosa da dirci, voglio sapere come stanno, aggiornarmi, quindi ci siamo sentiti di più, videochiamati di più, anche se prima non lo facevamo così tanto. L'unico problema che abbiamo sempre avuto, ma questo ce l'avremo sempre, è la gestione del fuso orario, quindi questo direi che è l'unica situazione in cui ci siamo sempre imbattuti a dover affrontare. In Cina funziona tutto attraverso il telefono e le notizie false o veritiere sono comunicate attraverso il telefono, attraverso centinaia di app. Le informazioni che ho preso inizialmente sono state appunto la nascita di un virus nuovo, della stessa famiglia del virus della SARS, del quale però ancora non si conoscevano tutte le caratteristiche. Non avendo più la TV da anni, non è più quello la mia principale fonte di informazione, quindi è internet principalmente. Cerco di tenermi informata leggendo diverse notizie, sia in italiano, sia in inglese, sia in giapponese. Sui media, sia islandesi, sia italiani, sia internazionali, come BBC, New York Times, CNN, eccetera. Ho iniziato a sentir parlare del coronavirus più o meno quando tutti abbiamo cominciato a sentirne parlare. Ricordo era ancora dicembre. Questo giornale online, che è il Post, aveva questo trafiletto in home page che parlava di questa dozzina di pazienti ricoverati tutti con gli stessi sintomi. Ho letto questo meme su Instagram e non avevo assolutamente la minima idea di che cosa fosse, quindi ho cercato su Google e ho letto che era un virus che si trovava solamente in Cina al momento e che colpiva l'apparato respiratorio, e le persone infette erano principalmente
anziani. La mia prima reazione non è stata di paura, è stata di curiosità. Ho cominciato a leggere articoli, a informarmi, ma non ho vissuto paura in prima persona. Le informazioni che ho preso sono state subito quelle complottistiche, perché si credeva all'inizio che fosse stata un'arma batteriologica messa in giro dai cinesi. Di nuovo un virus dalla Cina. C'erano già state dal 2000 la SARS, la MERS, l'aviaria e fortunatamente non erano mai diventate pandemie. Devo dire che all'inizio non mi aveva spaventato veramente tanto, probabilmente perché le mie conoscenze mediche sono pari a zero. La mia prima reazione è stata di grande apprensione, non tanto perché mi preoccupino le pandemie in generale, non perché sono una persona particolarmente emotiva, ma perché molto presto nello sviluppo della vicenda in Cina è stato dichiarato che tra i soggetti più a rischio c'erano anche gli individui con il diabete, una malattia che io ho purtroppo, diabete di tipo 1. Nuovo virus dalla Cina minaccia l'umanità. Ho detto, vabbè, sarà il classico titolo acchiappa click, acchiappa like, non lo apro neanche, perché ancora non se ne parlava, quindi pensavo fosse la solita esagerazione oppure addirittura una fake news. Sembrava una cosa limitata a Wuhan. E da subito si è capito che era una cosa molto grave. Hanno cominciato a circolare le prime immagini di persone, appunto, di morti, di cose, di strade chiuse, di emergenze totali sanitarie. Il mio primo pensiero è stato per le persone che conoscevo che potevano avere dei legami con la Cina, ma mai avrei immaginato che avrebbe toccato a un certo punto anche me. Avevo anche una collega cinese che era molto triste un giorno proprio perché vicino alla sua famiglia era scoppiata questa grande emergenza sanitaria e non poteva rientrare per le vacanze di Natale in Cina. Sara doveva arrivare il 18 gennaio e mi chiamava dicendo: guarda, qui in Cina si parla di una malattia, di un virus, e qui ho paura che chiudano tutto, e se qui la cosa peggiora, adesso il primo caso che arriva a Shanghai, io prendo un aereo e parto, e non voleva neanche aspettare il 18 gennaio. Esatto. Le notizie qui hanno iniziato ad arrivare fra dicembre e gennaio, notizie un pochino discordanti, ma la Nuova Zelanda lavora tantissimo con turisti cinesi, è una grossa fetta del nostro mercato. La preoccupazione era proprio dovuta non si può viaggiare, più che al coronavirus. Verso fine gennaio invece ho visto che la situazione stava diventando seria quando hanno messo la Cina in lockdown, ma ancora lì pensavo non si sarebbe espansa la cosa. Ho pensato, vabbè, magari passa, magari è solo un'influenza, magari rimane confinata lì. Pensavo che si sarebbe insomma risolto abbastanza rapidamente. Così rapidamente poi siamo venuti purtroppo a conoscenza della gravità di questo virus in Italia, della situazione in Italia. Ho sentito parlare del coronavirus quando ancora ero in Italia, prima della partenza, fra fine dicembre e il mese di gennaio. Le informazioni erano quasi come un ronzio di sottofondo a cui non prestavo particolarmente attenzione. Ricordo invece un momento preciso, il 31 di gennaio, di ritorno dal mio corso di formazione prepartenza a Bruxelles. Ero su un autobus e in lingua francese sentivo parlare di coronavirus e sentivo che l'OMS aveva appena dichiarato che si trattava di un'emergenza sanitaria di interesse internazionale, e quindi lì diciamo che è scattato un click, anche perché comunque, essendo una sanitaria che va in una missione dall'altra parte del mondo, il mio pensiero era più rivolto alla mia missione in Africa piuttosto che a un'eventuale possibilità di avere questa malattia in Italia. Ne ho sentito parlare qui in Marocco, ma sono dovuta andare a Roma per lavoro il 25 di febbraio. La pandemia in Italia era già iniziata e era proprio in quei giorni in cui si passava da 2 casi a 200 e ogni giorno ce n'erano tantissimi in più. Mia madre mi mandò una nota vocale dicendomi: Serena, nessun panico, però hanno trovato dei casi di Covid nella provincia di Bergamo. Diciamo che io sto cambiando i miei voli per venire, volare da Bologna e tornare su Bari, perché non me la sento di passare da Milano. E stava già cominciando a diventare un pattern. Persone che avevano viaggiato dal nord Italia
con questo Nord Italia molto generico, perché dall'estero purtroppo non c'era questa conoscenza geografica di cosa vuol dire Nord Italia. Nord Italia per noi italiani, soprattutto del Nord, è enorme. Negli Stati Uniti, quando in Italia stava iniziando, tra virgolette, l'emergenza, qui ancora si parlava di una semplice influenza. C'è una data che mi ricordo in particolare, l'8 marzo, compleanno di mia madre, che le telefonai e sentii per la prima volta nella sua voce una forte preoccupazione. Lavoro nella sicurezza informatica e quindi mi occupo di tutto quello che è la battaglia contro il crimine online, attività fraudolenta per quello che riguarda Covid-19. Dicevano che la diffusione del virus veniva da qualcuno che aveva mangiato un pipistrello e poi si è diffusa in realtà l'informazione che non era assolutamente vero, quindi mi ricordo di aver fatto la mia parte per cercare di combattere queste informazioni false. Io seguo sempre il sito della Farnesina, varie testate giornalistiche, cerco di evitare assolutamente di prendere notizie dai social media perché tutti sanno tutto ma nessuno sa niente. I media, soprattutto nel nostro paese, pompano un po' le notizie e peggiorano le situazioni, creano articoli catastrofici. È un po' la tendenza dei nostri giorni, un po' dappertutto, in tutto il mondo, non è un problema solo italiano questo. Seguivo le informazioni della Johns Hopkins University in America, le informazioni anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cercando di evitare la confusione che tipicamente deriva dalle testate giornalistiche più ordinarie e capire appunto un po' di più che cosa ci fosse dietro questo virus in termini scientifici e quindi di credibilità medica. È stato molto interessante vedere come la lettura di situazioni politiche e economiche che io davo nel momento in cui le leggevo e le interpretazioni che la mia famiglia ne dava, dal momento che per la prima volta da quando io sono in Nuova Zelanda abbiamo un problema in comune e un problema sul quale tutti sono sintonizzati e sulle quali tutti si informano. Quindi è stato molto interessante vedere come io leggevo le informazioni direttamente dai giornali e dalle risorse e le notizie venivano tramandate o lette o reinterpretate dalle persone di fianco a me. Per assurdo mio papà mi raccontava che sul Corriere c'era scritto che la Svezia sta pensando ora di valutare l'eventuale chiusura delle scuole. Qua invece non si parla assolutamente di questa cosa, quindi è piuttosto fuorviante quando da fuori si cerca di leggere le notizie, perché poi alla fine si scopre che non sono esattamente le stesse. Sono tempi strani questi in cui viviamo, mi viene difficile credere alle cose così immediatamente. Non ho capito bene all'inizio quanto fosse grave, se fosse una cosa circoscritta, se fosse una cosa così letale, se fosse stata un caso gonfiato da qualcuno, dai media o da qualcun altro per propri interessi. Purtroppo sono portato sempre a pensare e a guardare dietro alle cose e spesso ho dei dubbi. C'erano un po' di emozioni contrastanti. Probabilmente queste sono anche la causa dell'iniziale sottovalutazione. Urca, la prima volta che vado all'estero a studiare viene fuori una pandemia. Io prima di tutti l'ho presa molto alla leggera con i commenti che abbiamo sentito un po' ovunque. È un raffreddore, solo un po' più diciamo aggressivo, muore più gente per un comune raffreddore che per il coronavirus, il tasso di mortalità. Insomma, tutte le frasi che abbiamo ripetuto nelle prime fasi dell'emergenza sanitaria. Non potevo credere che un virus nato negli animali potesse trasferirsi all'uomo con tale semplicità e che fosse così contagioso. Nessuno di noi aveva un'idea
dell'enormità del problema, di quanto il problema potesse diventare ingestibile. Sono quelle cose che a te non capitano, che capitano altrove, che non capitano dove stai tu o alle persone che conosci o a te. Non ho mai sottovalutato il problema, anche se lo vedevo più confinato, ovviamente molto lontano da noi, non l'ho mai sottovalutato. Una consapevolezza molto pesante da apprendere, perché appunto all'inizio di questa epidemia non ci davo poi così tanto peso, invece poi vedendo gli ingenti danni. Io ho fatto 2 settimane durante le quali non riuscivo a malapena a dormire e facevo molta fatica perché avevo sempre paura di svegliarmi la mattina e trovare un messaggio di mia madre che mi diceva c'è il nonno ricoverato, o si sta cercando di far ricoverare il nonno ma non si può. La paura di ricevere un giorno un messaggio da mia mamma dicendomi che la nonna non sta bene o tossisce più del solito o la febbre, sì, c'era, la paura c'era. Ho avuto 2 settimane di tilt, nel frattempo ero in Marocco e mi sono resa conto che i miei genitori erano in pericolo, che i miei amici erano in pericolo, che il mio paese era in pericolo. Ora sono sul T-Bane, che è la metropolitana qui di Oslo. Di solito a quest'ora ci sono circa una decina o quindicina di persone per vagone, ma come vedete è tutto vuoto. Siamo da Sainsbury's. Seconda settimana uova e sembra che anche la terza settimana le uova siano la cosa più desiderata. Come vedete appunto è tutto molto vuoto. Oggi qua è veramente caldo perché ovviamente appena hanno chiuso tutto Londra è diventata molto calda e visitabile. Anche qui nelle strade principali di Reykjavik, come vedete non c'è quasi nessuno. Siamo nel quartiere di Copacabana, di fronte al Copacabana Palace, che è uno degli hotel più antichi della città, che ha chiuso per la prima volta le porte dopo 97 anni dall'apertura. Chioschi chiusi e la spiaggia deserta. Del resto è una cosa sconosciuta e che fa male al punto da far morire le persone, quindi è la stessa cosa che si prova quando si guarda un film apocalittico, che io di solito non guardo, però nel senso tutti ne abbiamo visto almeno uno, quindi c'è questa cosa del oh mio Dio, mi inquieta perché è una cosa che non conosco e che fa molto male. Le strade sono diventate completamente deserte e la città osservata dalla finestra sembrava una città fantasma. Mi manca la gente, sentire tutto il brusio e non so, mi ha sempre affascinato quella parte della città. E adesso è vuota, silenziosa. La mia generazione, la generazione dei miei genitori, non ha mai vissuto la mancanza di libertà. Per la prima volta ci siamo trovati con le frontiere chiuse, con il fatto di non potersi muovere liberamente sotto uno stato di emergenza. In Egitto l'emergenza sanitaria è scattata lo scorso 25 marzo. Sharm el Sheikh si è chiusa a riccio una volta allontanati tutti i turisti e ha adottato tutte le misure possibili e inimmaginabili per poter limitare questa forma di contagio e contenerla al fine di non diffonderla. Il governo egiziano ha subito stabilito che anche agli expat, quelli non egiziani che vivono in Egitto come me, le cure per coronavirus sarebbero state completamente gratuite. Al momento mi trovo nella regione del Guanacaste, Costa Rica. L'emergenza è scattata il 19 di marzo. La prima cosa che è stata fatta qui in Costa Rica, hanno chiuso tutte le spiagge
e successivamente hanno messo in delle restrizioni per quanto riguarda le automobili, quindi al momento non si può circolare dalle 5 del pomeriggio fino alle 8 del mattino. Mi ha stupito moltissimo la disciplina delle persone, perché non hanno aspettato un ordine governativo di mettersi in quarantena. Immediatamente le persone si sono chiuse in casa e sono rimasti aperti solo 2 piccoli supermercati, quindi bravissimi, bravissimi. Il Kenya ha applicato da subito delle misure. Il 13 marzo c'è stato il primo caso, una cittadina keniana che arrivava dall'America via Londra. Da allora, in tempo 4 giorni, il Presidente della Repubblica del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha deciso di sospendere tutti gli ingressi di persone che non fossero keniani o residenti stranieri in Kenya. Purtroppo ha bloccato il turismo, ma è stata una decisione necessaria e tempestiva di questo paese. Noi in Kenya siamo abituati a vivere molto la natura, la privazione di libertà in Kenya è ancora più evidente perché viviamo sempre fuori di casa, sempre a ridosso delle meraviglie che ci sono qui. All'inizio la risposta turca è sembrata tempestiva, ma in realtà poi con il passare del tempo le misure cautelari non sono state aumentate, quindi adesso risultano non sufficienti. Settimana scorsa è stato imposto un coprifuoco che però è durato solo sabato e domenica. Infatti la notizia del coprifuoco è stata annunciata soltanto alle 10 di sera del venerdì sera e questo ha scatenato un via vai di gente nelle strade che è andata a comprare pane e acqua, perché infatti il coprifuoco era totale, non si poteva uscire neanche a fare la spesa. Oggi è domenica, per cui c'è il lockdown completo fino a mezzanotte e come possiamo vedere le strade sono completamente vuote. È abbastanza triste, devo dire, vedere una città caotica e grande come Istanbul così vuota. La Thailandia non ha risposto subito all'emergenza, anche perché ricordiamo è un paese che vive di turismo soprattutto e quindi insomma prima di dare notizie che possono poi essere un deterrente assoluto per i flussi turistici, credo abbiano temporeggiato un bel po'. In Repubblica Ceca lo stato di emergenza è stato dichiarato il 12 marzo. Quella che sto per dire è la prima misura che è stata presa ben prima di tutto il resto. Però mi ricordo che mi aveva colpito perché l'avevo scoperto mentre mi trovavo già su un bus, su un tram, non ricordo. Sta di fatto che da inizio marzo anche le fermate su chiamata, sui mezzi pubblici, sono diventate fermate, diciamo, di default. Quindi non c'era bisogno che le persone premessero il bottone per chiamare la fermata, perché tutte le fermate sarebbero state effettuate e le porte si sarebbero aperte automaticamente. Così le persone appunto non dovevano premere il bottone, era una forma di contatto e di rischio in meno. L'emergenza qua a Panama è scattata il 13 marzo, che è stato il giorno del mio compleanno. Il coprifuoco partiva dalle 5 di pomeriggio e poi qualche giorno dopo hanno annunciato una nuova misura che definiva l'uscita delle persone in base al numero ultimo del passaporto. Se il mio numero di passaporto termina con il 4, io posso uscire dalle 4 alle 6. Se il mio numero termina con 0, posso uscire dalle 10 a mezzogiorno. Sono attualmente in Perù. Ad ora siamo bloccati qui e non abbiamo più una data fissa di ritorno. Si è cercato di limitare ancora di più l'uscita delle persone facendo uscirli alternativamente. Ad esempio prima era lunedì, mercoledì e venerdì gli uomini e martedì, giovedì e sabato le donne, che potevano uscire sempre quando sia un caso di estrema necessità, se per esempio dovevano comprare generi alimentari, medicine o quant'altro. Lo Stato svedese si basa sul senso civico dei cittadini, pensando quindi che il cittadino svedese sia in grado di capire cosa è giusto e cosa non è giusto fare. Inizialmente non si è fatto assolutamente niente. Dopo poco, parlo di una settimana forse, il governo svedese ha messo il limite delle manifestazioni di massa a 500 persone. Avete capito bene, 500. Quindi fino a 499 persone andava benissimo riunirsi.
Qui, come dicevo, se ne sbattono di qualsiasi tipo di precauzione e soprattutto gli anziani, alcuni sono piuttosto arroganti perché non accettano il fatto di starsene a casa. Perché il picco della giornata oggi per me sarà questo, cioè uscire a prendere i compiti per Melissa e aver preso queste 2 cose che mi servivano al supermercato. Questo è il supermercato. Deserto, come vedete. Questa è la Chinatown di Kobe ed è totalmente deserta, non l'ho mai vista così. Hanno fatto questa cosa relativamente simpatica, ovvero hanno messo delle maschere a queste statue che rappresentano le statue dello zodiaco cinese e anche loro sono protette. Il governo ha sempre cercato di rimandare, di non prendere delle misure drastiche, soprattutto per salvare l'economia, ma molto probabilmente, come diciamo si vocifera, poi se sia vero o no, questo nessuno lo può dire, il Giappone non ha voluto prendere delle misure drastiche per salvare le Olimpiadi. Questo è un conto alla rovescia che segna i giorni che mancano all'apertura delle Olimpiadi di Tokyo, che ormai non sono più 2020, si terranno, si spera, l'anno prossimo, quindi mancano da oggi 454 giorni. In un paese come la Cambogia hanno appena sviluppato una legge sullo stato di emergenza e c'è una specie di auto-lockdown, esatto. Nel senso che sembra un lockdown anche se non c'è nessuna legge sul lockdown e nessuna legge sul restare a casa, perché il primo ministro ha anche detto: se io chiedo a tutti di chiudere, questa povera gente che vive giorno per giorno come fa a sopravvivere? La prima cosa che ho notato è stato un aumento dei prezzi. La Repubblica Centrafricana vive quasi esclusivamente di importazioni, non esiste in realtà una presenza dello Stato, ma è un paese in cui gruppi ribelli armati padroneggiano. Questa situazione di instabilità economica, sociale, dà spazio appunto a ripercussioni che sono molto preoccupanti, insomma. Sono 3 fortunati. Fortunati perché la Nuova Zelanda ha attuato tempestivamente un sussidio. Ho di che pagare l'affitto e ho di che mangiare. Ciò ha tolto un sacco di pressione a me stessa e a tutte le persone, insomma. Quindi sicuramente la Nuova Zelanda è uno dei paesi che ha reagito più tempestivamente. Il presidente della Repubblica francese ha parlato all'intera nazione usando tra l'altro delle parole molto forti, dicendo che la Francia era in guerra contro questo virus. La risposta è stata un po' tardiva perché a metà marzo già erano diverse settimane che dall'Italia arrivavano delle notizie, delle immagini drammatiche. Si sono tenute le elezioni amministrative, le elezioni universitarie con grandi assembramenti, con feste. È stato molto sottovalutato il problema. Il governo ha preso misure che a mio parere sono abbastanza inutili a seguito di un discorso che Boris Johnson ha tenuto invitando le persone a non andare nei pub, nei teatri, nei cinema, quindi tutti i posti affollati. Aiutatemi a dire inutile perché ovviamente la gente ha continuato ad andare. Se non altro sono molto curiosa di vedere che cosa farà adesso Boris Johnson. È appena stato rilasciato dall'ospedale dopo che era stato in terapia intensiva per aver preso il virus. I newyorkesi hanno reagito benissimo, si sono organizzati, hanno comprato tutto quello che serviva per chiudersi in casa. Per strada davvero nelle prime 2 settimane non si vedeva nessuno. C'era qualcuno che andava a fare una corsetta o sport individuale in giro, una passeggiata, questo sì, ma sempre mantenendo la distanza dei 2 metri e sempre evitando gli assembramenti. Non eravamo obbligati a stare a casa, è stato richiesto quanto più possibile di rimanere in casa per riuscire ad abbassare la curva dei contagi. Qui il lockdown non è stato come quello italiano.
stato un po' difficile all'inizio perché tante persone intorno a me non condividevano la mia preoccupazione, in particolare qua in Islanda, e ci è voluto parecchio tempo prima che gli islandesi iniziassero ad accorgersi di quello che stava succedendo. Non mi è stato detto apertamente, però mi hanno fatto sentire un po' la solita drama queen italiana, isterica, quella che vuole creare il panico, perché tanto l'epidemiologo aveva detto che il rischio che il coronavirus si diffondesse anche in Svizzera era proprio minimo. Noi italiani credo l'abbiamo vissuta in maniera diversa rispetto ai danesi, perché avevamo comunque il background di quello che stava succedendo in Italia, quindi perlomeno parlando della mia esperienza personale, io quando il lockdown è stato dichiarato la prima settimana di marzo l'ho presa abbastanza male, nel senso che ero convinta che saremmo finiti anche noi come l'Italia. Le storie che sento adesso dall'Italia le avevo già sentite prima dai miei compagni di corso cinesi, e semplicemente avevano misure molto più restrittive di quelle italiane. La mia opinione personale, che comunque coincide con quella di tanti amici italiani che vivono in Cina e che hanno precedentemente vissuto la stessa esperienza, è che l'Italia ha preso delle misure di contenimento del virus troppo tardive. Mi auguravo che si sarebbe copiato il modello cinese pari, perché nel momento in cui un paese grande come la Cina in 2 mesi riesce a contenere il virus e anzi andare a decrescere il numero di infetti, probabilmente sta facendo la cosa giusta. Forse per gli altri paesi è stato un pochino più facile reagire tempestivamente, proprio perché c'era davanti agli occhi di tutti l'esempio dell'Italia. Le misure in Nuova Zelanda sono state tempestive, di sicuro, ma io penso che siano state tempestive anche grazie a paesi come l'Italia. A parità di nazioni, penso che il sistema a livelli in Nuova Zelanda sia molto simile al sistema di zone rosse e zone gialle in Italia. Più di questo l'Italia non avrebbe potuto fare. Chiaro, dopo uno col senno del poi dice ma magari avremmo dovuto farlo ancora prima. Sì, può darsi, però... Come qualcuno ha detto un paio di sere fa, questo governo non lavora con il favore delle tenebre e ha detto tutto. È stato bellissimo. Quindi penso che nessuno abbia agito bene comunque, perché anche ecco, ad esempio il Canada e gli Stati Uniti potevano aspettarselo anche dopo aver visto l'Italia, l'Europa in generale, ma uno se lo aspetta un minimo, no? Tutti pensano di essere, non so, immuni, cioè è l'unica cosa che mi viene in mente, cioè dicono tutti i paesi sì ma io no, perché tu no? Cioè sei immune, come le persone che dicono vabbè se io esco non lo prendo, perché non lo prendi, scusami, che cos'hai? Delle abilità magiche, non so, illuminaci. Una cosa che ho notato è che purtroppo le persone fino a quando non vengono colpite in prima persona non capiscono, perché io mi sono sentito spesso un po' come una Cassandra qui, nel senso che cercavo di far capire alle persone che era importante stare in casa, limitare i contatti eccetera, e non mi sentivo ascoltato. Un'esperienza che sto vivendo sulla mia pelle, perché io ho contratto il virus, io ancora adesso sto facendo fatica a parlare, sto stoppando diverse volte la registrazione, l'intervista, perché mi viene da tossire. Non mi stupisce che nonostante il lockdown e i divieti che sono stati messi in atto in Italia, è normale che possano esserci ancora tanti contagiati. Da cittadina italiana faccio mia colpa, ed è vero che anche noi non abbiamo subito preso questa consapevolezza, non abbiamo ascoltato le direttive che ci venivano date. Il problema vero è che è stato molto difficile per gli italiani sottostare alle regole, quindi da quello che vedevo, al di là del famoso assalto ai treni, quando c'è stato il momento di scendere da Milano al sud, che si poteva sicuramente evitare. Quello che mi ha deluso ma non stupito è stato l'atteggiamento dei soliti furbetti italiani che ogni volta che gli si impone una regola hanno lo scopo di capire come possono fare ad andare intorno alla regola. Quindi adesso si dice si può uscire per un esercizio fisico, persone che non hanno mai corso nella loro vita si trovano tutti a fare jogging, mai vista una cosa del genere. Quindi io mi aspetto di ritornare in Italia e trovare tutti con gli addominali belli tesi, belle braccia
e magari trovo anche marito, che sono tutti belli e hai tanti. Per la voglia di andare in discoteca, di farsi l'aperitivo, di stare con gli amici a fare feste o andarsi a mangiare una pizza, nelle interviste dicevano io non me ne frego niente, noi siamo giovani e forti, non è un problema per noi. O ci sono certe persone che non ci arrivano, ma ci arrivano, ma comunque vabbè. Mi fa imbestialire che ci siano dei mega ego stronzi e stronze che ancora vanno in giro come se nulla fosse. Credo che il governo abbia fatto come poteva, è stato il primo governo nel mondo dopo la Cina a occuparsi di questa pandemia, e i vari decreti Conte sono stati poi copiati in tutto il mondo. Sono molto fiera dell'Italia in questa situazione perché abbiamo il sistema sanitario migliore del mondo, è pubblico e con personale qualificato che all'estero invidiano, perché qua in Inghilterra i medici e gli infermieri italiani li vogliono come il pane e noi a volte non ci rendiamo conto delle grandi risorse che abbiamo nel nostro paese. Io ho dovuto superare da subito la paura del contagio. Ero in una città nuova per me, senza grandi punti di riferimento, e mi ritrovavo in una situazione in cui sapevo che sarebbe stato molto meglio chiudersi in casa, mettersi sotto una campana di vetro e cercare di non muoversi per più tempo possibile per riuscire ad evitare il contagio, però vivevo in una situazione in cui questo non era possibile. Prima pensavo che la Germania sarebbe stata molto vicina a casa e in una situazione di emergenza così, ecco, magari ti rendi conto che non è poi così vicina. Essere bloccati dall'altra parte del mondo con la propria famiglia, il proprio compagno, i propri amici in Italia che vivono questa situazione è una cosa pesantissima. Sto soffrendo un po' della lontananza da casa perché vorrei essere sicuramente più vicina in caso di bisogno alla mia famiglia. La homesick, che in italiano è la nostalgia di casa, ce l'ho da tanto tempo, da Natale, quindi ok. Essendo lontani ci sentivamo un po' impotenti e anche un po' con un grande punto di domanda della serie, vabbè, e quindi adesso cosa facciamo? Non si può spiegare quanto è duro essere così lontano da casa. E soprattutto sapendo che non puoi tornare per un bel po'. È come se avessero preso un pezzetto di me e l'avessero chiuso in una gabbia. Mi sento come se mi mancasse l'aria, perché sono così lontana e so che se ci fosse bisogno di me non potrei andare. Siamo sempre molto preoccupati, abbiamo perso anche delle persone care. Devo essere sincero, mi manca non averli qua. Non tanto mi manca l'andare in Italia, mi manca non avere gli amici e i parenti qua perché
averli qua e poterli vivere qua a Sharm el Sheikh significa viverli nella migliore delle loro condizioni, nella condizione di spensieratezza, di divertimento, di gioia. Mi hanno mandato dei video dal balcone di casa, le strade deserte, è strano, soprattutto viverlo da lontano, sapendo che la tua famiglia è lì. Ho 2 nipoti che vanno a scuola, una è all'ultimo anno di elementari e una è all'ultimo anno di medie. Ovviamente sono molto tristi perché l'ultimo anno di qualcosa a scuola è sempre, insomma, una cosa importante, e mi metto nei loro panni e non deve essere facile, perché alla fine per bambini e ragazzini che vanno a scuola, la scuola è la vita. Sapere che si è in una situazione di pericolo distanti non è bello. Penso però che se io tornassi in Italia, innanzitutto non so quando potrei ritornare qua, poi non so se apriranno le frontiere o no appena finirà l'emergenza, o se per precauzione le terranno chiuse. Penso che la scelta mia di rimanere qui sia la più logica al momento. Ovviamente non posso sapere se sia la scelta giusta o quella sbagliata, mi auguro solo che sia quella giusta. Vivere in un paese straniero vuol dire viverci nel bene e nel male, nella bella e nella cattiva sorte. Penso che questa esperienza in qualche modo mi faccia sentire più cittadina del mondo, perché quando succedono cose così, comunque sia, ci rendiamo conto che facciamo parte di qualcosa che è più grande di noi. Mentre prima non vedevo l'ora di tornare in Italia, ora qualche pensiero va mutando. Mi piacerebbe sicuramente tornare in Italia, ma in una situazione diversa. Però so che è difficile perché la qualità di vita che ho qui in Svezia non potrei mai avercela in Italia. La mia famiglia è anche qua in Islanda, nel senso la mia vita è qui adesso, casa mia è l'Islanda, io non sono qua temporaneamente per fare una carriera in attesa di trovare qualcos'altro e tornare in Italia o andare altrove, io ho la vita qui e qua rimango. E soprattutto una volta anche che arrivo a casa dovrei stare a casa, chiusa in casa, e semplicemente potrei andare a fare la spesa e nulla di che, quando invece qui in Svezia posso fare tutto, comunque limitando comportamenti non idonei. Non mi sembrava il momento di mettermi in viaggio, perché i voli da subito sono stati un caos, quindi voli cancellati, voli costosissimi, storie di persone bloccate in quarantena in paesi che magari non conoscono, oppure bloccate anche in aeroporto, persone bloccate giornate intere, giorni e giorni e giorni in aeroporti sconosciuti. Tornare in Italia in quel momento avrebbe voluto dire andare nel posto più pericoloso. Ecco, il Travel Advisory per l'Italia è stato automaticamente alzato al massimo allarme, e semplicemente la raccomandazione di viaggio per l'Italia era do not travel, non viaggiare, non andarci neanche per motivi essenziali. Se ero asintomatica e non lo sapevo, rischiavo comunque di contagiare gente. Certo, le persone a cui voglio bene non sono qui con me, però so che sono al sicuro e so che non ho fatto nulla per contribuire a un eventuale contagio. Tornerò domani. All'inizio mio babbo non era per niente d'accordo, diceva ma va là, roba che se torni prendi qualcosa, corri i rischi che corro, lo so, sono consapevole, ma penso che ne valga la pena sinceramente, perché penso che tutti in una situazione del genere dovrebbero avere l'opportunità di poter tornare dalla loro famiglia. Nel momento in cui si potrà viaggiare di nuovo e i biglietti non costeranno 10.000 euro per tornare indietro, io torno immediatamente, non ci si pensa un secondo, perché c'è da abbracciare la famiglia, perché c'è da abbracciare i nonni, perché c'è da menare il fratellino e poi se lo vede non sarà contento di sentire questo. C'è bisogno di stare uniti e c'è tanto bisogno di tornare a Parma tra la nebbia che fa schifo a tutti, però a me piace un sacco perché torno e si respira a casa. Sono partita dicendo che l'Italia ha molti problemi, torno dicendo l'Italia ha molti problemi ma è il paese più bello del mondo.
Avevo 2 compagne di questa esperienza di scambio che venivano dalla Corea del Sud e loro sono state vittime di numerosi episodi di razzismo, infatti hanno deciso di tornare nel loro paese proprio perché io dall'esterno non si può dire che sono italiana, e infatti mi veniva chiesto solo sporadicamente quando mi sentivano parlare in inglese, invece loro avendo delle caratteristiche fisiche, occhi a mandorla, e quindi vengono ricondotte con i paesi asiatici e spesso vengono confuse per cinesi, hanno dovuto subire numerosi episodi di razzismo. Quando ho cominciato a viaggiare nel sud-est asiatico avevo un passaporto italiano con dei timbri cinesi, quindi venivo guardato un attimo con, non paura, ripeto, però venivano fatte facce strane, diciamo. Poi nel momento in cui la Cina ha cominciato a guarire, il problema si è presentato nell'altra forma, cioè il passaporto italiano di per sé. Perché nel momento in cui una persona vedeva il passaporto italiano, in automatico la reazione era: in quel momento si riteneva il virus come un problema italiano che non riguardava la Francia e non riguardava l'Europa intera, come se il virus avesse paura dei confini o delle frontiere. Al ristorante avevo servito a un tavolo e questo tavolo di signore molto carine, molto in realtà con probabilmente le intenzioni più cortesi, mi ha chiesto di dove ero, ho detto che ero italiana, mi hanno chiesto di dove in Italia e quando ho detto Northern Italy hanno fatto finta di essere spaventate scherzando, solo che per me, rispetto alle notizie che iniziavo a raccogliere dai miei cari, non era una cosa divertente. Non mi era mai capitato di essere allontanata, che tagliassero corto le conversazioni, prima ancora di sapere che non ho mai lasciato l'Australia e sono ormai qui da un anno. Una situazione del genere fa pensare tanto, almeno mi fa pensare tanto, su che cosa provochi la paura nelle persone. Non mi ero mai onestamente trovata in una situazione tale ed è stata una sensazione orrenda. So che qui, soprattutto qui a Londra, molte persone sono state cacciate fuori da pub, da bar, comunque da luoghi pubblici in quanto italiani. Ero in giro e qualche pub non ci hanno fatto entrare perché hanno visto che eravamo italiani. C'era anche bisogno di fargli vedere i documenti, sentivano che parlavamo e ci hanno detto per ragioni di sicurezza non ho potuto entrare, e che non mi ha fatto nemmeno arrabbiare tanto, mi ha fatto semplicemente sorridere perché alla fine siamo entrati nel pub di fianco alla fine dei conti. Un'amica su un taxi a Mosca è stata fatta scendere bruscamente proprio quando il tassista si è accorto che parlava italiano. Non sono stata discriminata in quanto italiana, ma in quanto europea, occidentale, bianca, con insulti per strada, coronavirus, con occhiatacce magari al supermercato. Prima non la percepivo questa cosa, nonostante veramente tu sei una mosca bianca e molto visibile quando cammini. E per esempio, anche se mi sono lavata le mani 800 volte, arrivo davanti al supermercato, mi rilavo le mani perché ho paura che se non mi lavo le mani mi additano come portatrice del virus. Andavo a lezioni di ballo e praticamente quando mi chiedevano di dove ero non volevano parlare con me a lezioni di latini. Poi gli spiegavo che in realtà ero qua già da un mese e mezzo, però comunque rimanevano scettici. La prima cosa che mi chiedevano quando mi incontravano è cosa sta succedendo in Italia, e difficilmente c'era un altro tema di conversazione che non fosse il virus. Quando andavo ancora in coworking e si lavorava tutti insieme, ma a un certo punto si parlava continuamente di coronavirus, è capitato più volte che parlando io dicessi no perché sono italiana e quindi ho saputo questo, e devo dire che gli sguardi, le risatine, ma anche proprio le frecciatine tipo oh mio Dio sei italiana, stammi lontano, erano battute, però ne hanno fatte parecchie. I neozelandesi devo dire che ci hanno un po' preso in giro all'inizio. Amici, nel senso, non era una discriminazione, non intendo chiamarla discriminazione, non lo era assolutamente, però siamo stati un pochino presi in giro all'inizio perché
la drammaticità italiana è abbastanza conosciuta. Ho visto magari delle facce strane quando dicevi che sei italiano, però poi subito dicevano mi dispiace molto, seguo sempre le notizie, piango per voi, prego per voi. Magari qualche collega di lavoro ha fatto la battutaccia, insomma, se posso regalare un po' di coronavirus o cose del genere, ma in realtà tutte le mie colleghe di lavoro, e siamo in tante dove lavoro io, sono state tutte molto carine e mi chiedono periodicamente mia figlia di là. Ci sono stati purtroppo degli episodi che però non significa che siano voluti dal popolo egiziano, ma solo da qualche stupido che ci ha preso in giro perché italiani e quindi diciamo contagiosi, ma sono state veramente pochissime, non persone, pochissimi stupidi, chiamiamoli così, sì. Penso che sia normale che la gente abbia paura perché vedeva un paese con molti infetti, che con gente che viaggiava, italiani arrivavano in altri paesi del mondo già infetti. È semplicemente una non conoscenza di come comportarsi in queste situazioni. Nessuno è stato addestrato per riuscire a interfacciarsi in una situazione del genere. C'era molta paura. Diciamo che intorno a metà marzo, quando hanno chiuso le scuole, mi hanno mandato tanti messaggi di paura. Era anche lo stesso periodo in cui in Italia cominciava a salire il numero di deceduti. E ho ricevuto tanti messaggi di preoccupazione, di affetto, anche pensieri carini da tantissime persone che conosco qua. E il senso di comunità è veramente forte qui per me, quindi ho sentito tantissimi legami stringersi piuttosto che allentarsi per colpa della lontananza. Tutte le persone che hanno appreso che ero italiana si sono sempre accertate di come stessero i miei familiari, mi hanno sempre chiesto com'è la situazione, se tutti i miei amici, i miei cari fossero al sicuro. Anzi, mi è capitato che il fruttivendolo di fiducia da cui vado, nel momento in cui ha scoperto che ero italiana, mi ha regalato dei peperoni, così come gesto di solidarietà. È capitato un paio di volte che sono andata a comprare, sono andata al supermercato a comprare un po' di vino, un po' di alcol, qualcosa, e mi hanno chiesto la carta d'identità, hanno visto che ero italiana e mi hanno chiesto: ma come sta la tua famiglia, come sta il tuo paese, come ti senti tu, eccetera eccetera. Dunque c'è stata molta solidarietà e molta preoccupazione anche per loro. La sensazione che ho avuto io da qui è quella che ci fosse bisogno di un colpevole che non interessa a nessuno chi il colpevole sia, il governo, i politici, un governo piuttosto che un altro, il governo precedente, gli ultimi 20 anni, la sanità che ha tagliato. Non importa, l'importante era trovare un colpevole, e quando si è finito con il governo la colpa era del vicino di casa, del runner, di chi andava a fare una corsa, di chi andava a camminare, di chi non ha rispettato la distanza, di chi non ha rispettato le misure, degli immigrati, di qualunque cosa, ma l'importante era cercare un colpevole. Devo dire che questo mi ha fatto proprio tanta tristezza. Quello che vedo in questo periodo è che siamo tutti contro tutti, e ognuno di noi ovviamente ha delle idee diverse e dei punti di vista diversi. È giusto che sia così. Dobbiamo cercare di dimenticare questa aggressività che ci sta caratterizzando in questo periodo e pensare soprattutto alla grande tragedia che tante famiglie stanno vivendo, dove a perdere dei cari d'improvviso e soprattutto senza potergli dare l'addio come siamo soliti fare, insomma. Decine di migliaia di persone nel mondo stanno morendo sole, stanno morendo senza i loro cari di fianco, e la sofferenza è impronunciabile, è impronunciabile. Il coronavirus è una particella invisibile persino a un batterio,
e ha conquistato in pochissimo tempo tragicamente il mondo. L'uomo spesso si scorda che è appena uno degli esseri viventi sulla Terra e ha questa pretensione di dominarla e di sfruttarla al massimo. Solo che questa volta la natura ci ha dato una forte lezione di umiltà. Più che mai in questo momento storico penso che l'umanità debba riscoprire un po' i valori sacrosanti del vivere civile, dell'umanità, dell'empatia, della solidarietà, ecco, dell'aiutarsi un po' tutti, dello stare più vicini come specie. Soprattutto ci dovrebbe far riflettere il fatto che l'inquinamento è sceso, che gli animali stanno ripopolando le città, i delfini stanno ripopolando i porti, i luoghi dove noi non eravamo più abituati a vedere animali. Penso che questo ha fatto male a noi, però ha fatto respirare un po' il pianeta che aveva bisogno di una pausa da noi. In questo periodo abbiamo visto immagini di città dove addirittura la natura si riprende gli spazi, degli animali dove si riprendono gli spazi, la riduzione delle emissioni, il miglioramento della qualità dell'aria. E ho pensato, pensa come si vivrebbe meglio in questo mondo se fossimo veramente solo 2 miliardi di abitanti, e quanto sarebbe più bello, ci sarebbe meno traffico, ci sarebbe cibo per tutti, ci sarebbe possibilmente, speriamo, anche meno povertà. Io spero veramente che questa situazione di emergenza ci insegni a rivedere il posto dell'uomo nel mondo, nel pianeta. Sarà possibile trovare una forma di convivenza pacifica col pianeta Terra? Non lo so. Non ho tanta fiducia nel genere umano, per cui temo che una volta che questa pandemia sia finita e controllata e curata, temo che torneremo tutti a comportarci come ci siamo sempre comportati. Sicuramente non vorrei che tornasse tutto come prima, perché non penso sia giusto, non credo sia il giusto approccio a questa situazione. Penso che sia giusto sempre capire, imparare qualcosa e cambiare rispetto alle nuove situazioni che ci si pongono davanti. Mi auguro anche da me stessa di riuscire a prendere questa situazione e a trasformarla in un miglioramento personale. Ho capito comunque l'importanza di avere una vita bilanciata, con un certo tipo di routine, con un certo tipo di attività o qualsiasi tipo di esercizio durante la giornata. Che tutto può cambiare, tutto è momentaneo, ecco, tutto è momentaneo. Non lo so, io mi ritengo un attimo come una pecora, ecco, in un gregge, quindi adesso non siamo più esseri umani, siamo delle pecore, dobbiamo essere trasportati da un pastore, da una guida, che non si sa chi sarà. La libertà di fare anche cose piccole, no? Quanto è importante, quanto è preziosa, una cosa che abbiamo sempre tutti dato per scontata e spero adesso invece venga un po' rivalutata, no? Di respirare, di stare calmi, respirare e godersi le piccole cose. Questo è quello che ho imparato io, per ora. Da una situazione del genere capisci che tante cose che hai ogni giorno nella quotidianità e che magari ti danno fastidio non le valorizzi, non le apprezzi proprio per come sono fino a che non ce le hai più. Questo, mi ha fatto parecchio riflettere sulle fortune che ho sempre dato per scontato: la possibilità di andare all'estero, la possibilità di vivere sotto un tetto, la possibilità di avere una famiglia alla quale sono molto affezionata. A volte siamo presi da questa vita frenetica che sembra noiosa, che a volte ci deprimiamo, eccetera, ma non sappiamo quanto poi per noi sia importante averla e viverla. Io sono più per pensare positivo, ma se qualche volta capita possiamo anche essere negativi, possiamo non sfornare dolci tutti i giorni oppure scrivere che andrà tutto bene su tutti i social, possiamo stare sul divano a piangere tutto il giorno, possiamo pensare a quante cose belle ci stiamo perdendo, ma è secondo me importante
solamente provare a restare positivi, anche se appunto questo non è sempre possibile. Spero di poter ricominciare a lamentarmi delle cose di cui mi lamento ogni giorno, perché vuol dire che potrò tornare a fare le cose che sono abituata a fare ogni giorno, e anche lamentarmi di quelle cose, tutto sommato, è qualcosa, insomma, di cui essere contenti. Quello di cui mi sono resa conto da questa situazione è che è veramente difficile per il genere umano imparare dall'esperienza altrui. L'insegnamento è stato che mi era ancora possibile ricevere insegnamenti. La vera pazienza e il dover convivere con me stessa senza distrazioni della mia quotidianità. Da questa situazione ho imparato che non ho il controllo su tutto. Aver capito in questa situazione quanto è importante il saper ascoltare, l'aver fiducia in qualcosa ed in qualcuno. Una cosa che penso che sia molto importante è quella di non mettere in discussione il dolore altrui, qualunque tipo di dolore esso sia, e credere alla dichiarazione di dolore, alla dichiarazione di aiuto di un'altra persona. Se ci sono 9 persone su 10 che probabilmente non gli interessa sentirti, c'è sempre una persona che ha veramente bisogno di sentirsi dire come sta, tutto bene, e se riusciamo a essere noi quella persona una volta all'anno, una volta nella vita, cambiamo le cose a qualcuno. Sono pienamente consapevole e convinto che il virus non abbia gambe e che utilizzi solo le nostre per diffondersi. Io per primo sto cercando di non dargli le mie gambe, di evitare che si possa diffondere. E spero di riuscirci. Ci sono sempre situazioni che cambieranno la nostra vita e come in questo caso dobbiamo appunto ricordarci di come sfruttare al meglio le situazioni che si vengono a creare per rigenerarci, per creare nuove situazioni, creare nuovi posti di lavoro, lanciare magari quell'attività che volevamo fare da tanto tempo. Una cosa che dico a tutti e soprattutto a me del futuro quando riguarderò questo video è: ricordati di cogliere tutte le occasioni quando ti si presentano e non rinviare nulla. Vivere le cose quando vengono, non dire vabbè dai domani, no, perché domani poi chissà se avrai l'opportunità, falle, ora che c'hai l'occasione, falle. E spero che ce lo ricorderemo, ecco, che insomma è facile abituarsi alle cose, però è anche facile scordarsele. Quindi se magari si riuscisse a stare un po' nel mezzo per una volta, questa potrebbe essere quella volta e potrebbe essere, insomma, fare la differenza in tanti modi e in tanti sensi. Ho un pensiero, un messaggio da rivolgere non tanto al futuro quanto al presente. Io vorrei che tutti noi smettessimo di dare le gambe al virus. Quindi vorrei invitare chi mi sta ascoltando a perdere meno tempo nel dare la colpa a qualcun altro o nel criticare gli altri per quello che sta succedendo, ma piuttosto impiegare le proprie energie nel fare di tutto per sconfiggere questo virus una volta per tutte. Se non si sa di che cosa si parla, non parlare, perché fai solo danni. Per questo il messaggio che vorrei lanciare a tutti è guardarvi indietro e capire perché siamo arrivati a questo punto e dare delle priorità alla nostra vita, perché il nostro benessere, che passa appunto dalla sanità, dall'educazione, dalla cultura, dal rispetto dell'ambiente, deve essere prioritario, perché è quello che poi nei casi di emergenza ci fa stare bene. Abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo un periodo in cui vediamo quanto
è forte l'essere umano quando collabora insieme e questa collaborazione non deve smettere quando passerà il coronavirus, deve continuare per ristabilire l'equilibrio tra uomo e uomo, tra uomo e animale, tra uomo, animale e risorse naturali. Le persone hanno cominciato ad aiutarsi tra di loro durante l'emergenza. Ho trovato una Shanghai che non ho riconosciuto. Ho trovato una Shanghai calma, pulita, con gente che si aiutava. I nostri stessi libri di storia dovranno raccontare quello che sta succedendo e chiedersi che cosa vorremmo ricordare di questo periodo. Io spero, se devo lasciare un messaggio, che i giovani non smettano di credere nell'Europa, perché nell'Europa io ci voglio credere, ci credo ancora tanto ed è un bellissimo concetto. Ho visto in questo momento quelli che pensano che l'Italia sia una superpotenza perché pensano di potersene uscire dall'Europa perché le cose non sono arrivate come volevano e quando non possiamo andare da nessuna parte, non c'è un'altra casa che non sia l'Europa. Si parla continuamente di cambiamenti climatici, la gente non ci crede, si parla di guerre ma la gente non ci pensa, alla situazione di emergenza in Siria, a Erdogan che manda non so chi in Grecia, la Grecia che la respinge, l'Unione Europea. Ragazzi, ripensiamo veramente a queste cose con serietà, abbiamo tempo, possiamo sederci, ragionare, scrivere su un'agenda, su un diario, fate qualsiasi cosa, ma ragionate su voi stessi e sul pianeta che stiamo vivendo, perché questa è una delle occasioni migliori, non poteva capitare in un momento così giusto. Questa situazione sicuramente che non è stata scelta da noi, è una situazione che può portare del cambiamento e dei benefici importanti nelle nostre vite e quindi auguro a tutti di rinascere fondamentalmente e ripartire più forti di prima. Grazie anche a queste difficoltà che l'essere umano va avanti, si dà forza e comunque riusciremo finalmente a trovare una soluzione a tutto questo e ritornare alla normalità. Io ho messo sta maglietta, c'è scritto resistere. Questo sarà il messaggio che posso mandare nel mio piccolo a tutti voi. Resistere, resistere, resistere. Sicuramente mi faccio semplicemente un augurio e lo faccio a tutti quanti ed è quello che si trovi la maniera e il modo di vivere un pochino più uniti e di smetterla di cercare un colpevole, ma forse di colpevolizzare un po' se stessi e di cercare di cambiare un pochino ognuno nel nostro piccolo e le nostre abitudini. L'unica maniera per uscirne è di farlo insieme, è di andare tutti nella stessa direzione. Avere meno paura del diverso e considerarsi tutti parte di un unico cerchio e appunto un'entità unica che ragiona come tale. Tutto il mondo è paese attualmente, quindi siamo sulla stessa barca, non siamo soli, assolutamente non siamo mai soli ovunque ci troviamo, ad Istanbul, in Italia, in Cina, in giro per il mondo, non saremo mai soli. A un certo punto della nostra quarantena è saltata fuori questa cosa bellissima dell'Italia, che le persone hanno cominciato a cantare fuori dai balconi, diciamo a sentirsi, per avere contatto fra di loro. Devo dire che mi ha emozionato vedere la gente suonare l'inno dai propri balconi, vedere così tanti tricolori esposti. Sono tutte cose che da inguaribile ottimista come sono cerco sempre di apprezzare e guardare. E niente, diciamo che sono convinta che ce la faremo e niente, Forza Italia, sempre. Mi auguro che tutte queste cose, una volta che sarà finita l'emergenza, non vengano spazzate via come foglie al vento dal ritorno alla nostra routine. Per cui, come ultima cosa, voglio dire
forza, insieme ce la possiamo fare, usciremo anche da questo, siamo usciti da tantissime tragedie, ci rialzeremo una volta ancora. Ciao! Prima cosa, finita l'emergenza, sarà sicuramente non uscire. Bella domanda. Cosa farò? Chiaramente mi vado a fare un bagno. Andrò a fare un'immersione nel mare che conosco ormai da tanti anni con i miei amici più cari. Questo sicuro. Andare in queste meravigliose spiagge coralline sull'Oceano Indiano e fare un gran bel bagno liberatorio. Sentire i miei piedi affondare nella sabbia, buttarmi a mare, giocare, fare sport con i miei amici. La prima cosa che farò quando sarà finita questa emergenza sarà andare dal barbiere, perché se c'è una cosa che odio è avere i capelli lunghi. Probabilmente una ceretta total body e una tinta. So esattamente cosa farò e sarà praticamente fare tutte le cose che ho sempre fatto e adesso non posso più fare. Fare un po' di vita di città, andare a vedere un cinema, una roba, un museo, un mercato, un treno, prendere un treno. Ricomincerò a rivedere tutte le mie persone più care. Bisogna vedere quando. Diciamo che adesso non è così semplice, diciamo. Ballare, sarà andare ad un concerto, sarà abbracciare tutti gli amici e le persone care che incontro per strada. La prima cosa che farò è di mettermi con le braccia aperte in mezzo alla strada e abbracciare i passanti, perché è la cosa che più mi sta facendo soffrire, la mancanza del contatto umano. Voglio abbracciare, questo voglio fare, voglio abbracciare e rimanere lì così, dondolandomi. Poi la prima cosa che farò a Napoli, grande margherita con mozzarella di bufala. Mi faccio portare fuori a cena da mio marito. Io porto a cena mia moglie. Sicuramente vado a mangiarmi qualcosa di buono. Ho bisogno di viaggiare. Andare a casa delle mie nonne e farmi preparare il pranzo. Stare con i miei nonni, abbracciarli e giocare a maraffa. Quanto mi manca lo squacquerone. Mi manca l'Italia, mi mancano le persone, mi manca la bellezza, la storia, il cibo. Mi manca il cibo. Oh Dio. Sono vicina col cuore e ce la faremo. Spero tutti quanti di vedervi un giorno e vi saluto tanto, vi saluta anche il piccolino. E niente, ci vediamo presto. Questa splendida coppia di sposi che oggi sono qui a Montecuore.